Grazie alla mia amica Stefania ho potuto provare questa stilografica, la Narval Voyage. Narval che diventerà probabilmente Navular in quanto c'è una transizione in questa azienda. Beh, probabilmente la penna più conosciuta fra quelle prodotte da questo marchio è la Nautilus, quella penna che ricorda per l'appunto il sommergibile, caratterizzata dall'oblò che c'è sul fusto, una penna senza dubbio riuscita, anche affascinante, una finitura, un colore e un materiale che effettivamente ha fatto breccia nel cuore di molti appassionati. Questo invece è una versione viaggio, quindi un'edizione limitata che richiama i paradisi di Miami, colori sgargianti, orientati un po' forse verso il gusto femminile, tanto è vero che il possessore è una signora. Una penna che a dispetto di quello che ho appena detto, cioè di un pubblico femminile, è comunque una penna di dimensioni generose, o quantomeno una volta impugnata si sente il fusto con un diametro insomma cospicuo, e anche l'impugnatura che segue la silhouette è abbastanza importante. Non è proprio la pennetta da borsetta o per le gentili mani delle nostre signore. Una penna che, come vedete, ha la finestrella di ispezione perché è a serbatoio, si carica muovendo il codale in fondo, e quindi una buona capienza di inchiostro. Come forse avrete potuto apprezzare, io l'ho appena lavata perché tra un po' l'andrò a caricare con un altro inchiostro. La penna, la livrea è bella, molto piacevole, con questi riflessi opalescenti, la trovo azzeccata, forse più gustosa alla vista che al tatto, nel senso che sembra un po' più esile di quello che darebbe a vedersi, eppure è stata affidata alla produzione di un'azienda della Carolina che è specializzata nelle resine, quindi non me ne voglia solo un giudizio personale. Bella sì, ma sembra quasi troppo leggera, mancare un po' di consistenza. Gli esemplari sono numerati, come avete visto, 500 esemplari, perché la penna è in edizione limitata e dedicata ai luoghi di villeggiatura più belli del mondo, uscirà in serie, quindi questa è la prima delle 4 programmate. La provo con l'inchiostro Art Nouveau Kuretake, un inchiostro color malva, un'azienda di cui vi parlerò perché comunque insomma, risulta nuova nel panorama degli inchiostri. Venendo invece a quelle che sono le sensazioni di scrittura, partiamo un po' dalla penna, oltre che dall'aspetto estetico. Il pennino, è un pennino in acciaio dorato, quindi nulla di che, bello anche, insomma, con i suoi intagli, però stiamo parlando insomma di un pennino abbastanza ordinario, il che non significa che sia un pennino di serie B, tutt'altro, funziona molto bene, non ha particolari artigianalità alle spalle. 2 gradazioni vengono proposte, guarda caso, quella fine e quella media, così si toglie d'impaccio qualsiasi acquirente. Fine e medio, così un po' come era una volta, almeno ai tempi del sottoscritto, quando andava a scuola con le prime Waterman, con quelle penne che tutto sommato non avevano grandi gradazioni nel loro catalogo. E allora come si scrive? Si scrive bene, sebbene per le mie dita l'impugnatura sia tendenzialmente generosa, un pennino molto scorrevole, il flusso è medio meno, ma qui devo ancora comprendere fino in fondo se non vi sia qualche attitudine da parte dell'alimentatore ad ostruirsi un pochettino, ma ostruirsi a far seccare un pochettino l'inchiostro. Mi è capitato infatti in più di qualche occasione, avendola testata a lungo intendo un mesetto, insieme ad altre penne, quindi resta lì sulla scrivania, poi la ripesco, poi cambio magari l'inchiostro, riprendendola dopo 3-4 giorni che l'ho lasciata stare sulla scrivania,
qualche partenza un po' più difficoltosa, l'inchiostro che non arriva subito copioso, ma bisogna richiamarlo un pochettino, agevolare la fuoriuscita. Secondo me potrebbe essere l'esemplare, ma potrebbe essere anche che magari il cappuccio non chiude così bene o qualche altro problemino di essiccazione precoce dell'inchiostro. Però, ripeto, ne ho provato solo una, quindi potrebbe essere l'esemplare in produzione. Lo vedete anche da questi segni che quando si sta leggeri con il pennino l'inchiostro sembra essere meno copioso. Potrebbe quindi anche trattarsi semplicemente della convergenza dei rebbi che necessitano di superare quel loro precarico di fabbrica per allinearsi al meglio. Una stilografica piacevole, certamente deve piacere il genere, accontenterà forse qualcuno più di altri, non presenta delle novità straordinarie se non il fatto che nella sua fascia di prezzo ci offre comunque un caricamento a pistone e questo senza dubbio la pone anche così in risalto rispetto ad altri modelli. Una penna stilografica che sicuramente fa presa sul suo appeal estetico, su queste opalescenze, su questa resina così particolare. Per il resto la penna è bilanciata, certamente riempita con tutta la capienza di cui dispone, si appesantisce un pochettino e forse risulta meno governabile nelle piccole cose, nei ceselli, però è molto piacevole da utilizzare anche quando si deve scrivere abbastanza. In particolare si è trovata molto bene con questo inchiostro della Kuretake. Anche l'incarto è originale, effettivamente è un'edizione limitata, un'edizione speciale ed è anche un po' quello che mi aspetto quando vado ad incontrare questi articoli, quando insomma mi predispongo anche ad una spesa di questo tipo. Dunque, grazie Stefania per avermi dato in prova questa penna e un saluto inchiostrato a tutti voi, ai prossimi video.